Ciao a tutti, siccome me l'avete chiesto in tanti, questa sera vi mostro come preparo una delle mie pizze preferite, una capricciosa, con il mio G3 Ferrari modificato. Le modifiche che ho fatto io, per chi già conosce il mio canale, trovate due video, uno sulla pulizia della pietra, e questa l'ho pulita l'altro giorno, ho fatto una pizza sola, finora, si è sporcata un poco qua, vabbè. E poi c'è un altro video con la modifica che ho effettuato sia con la cupola e il pentolino. Adesso lasciamo che vada in temperatura, io metto poco più del 2,5, intanto proseguiamo con il resto dei preparativi. Allora, la prima cosa, io utilizzo questa pala rotonda, perché dopo circa un minuto e mezzo a seconda dell'impasto, se umido o no, infilo sotto, perché altrimenti mi si brucia nel frattempo mentre continua a cucinare la parte sopra. Quindi per me rotonda va benissimo, perché poi dopo ruoto la pizza così, in modo che si riesca a cucinare in maniera uniforme tutta la parte sopra, perché la resistenza purtroppo ha una zona qua dove non è più fredda, cioè manca, e chiaramente poi è anche più fredda perché non arriva fino in fondo l'incandescenza, quindi un poco bisogna girarla. Allora, la pala, io ci metto sopra un po' di farina, ma giusto un po', in modo da poter scivolare bene, anche troppo. Poca farina, perché altrimenti portare farina sulla pietra vuol dire bruciare e poi sporcare anche la pietra, per cui io solitamente la pulizia la faccio ogni forse 6 mesi, 4-6 mesi, perché riesco a tenerla sempre pulita. Se voi mettete troppa farina, state sicuri che dopo poche volte avete già la pietra scura. Stessa cosa sulle palette. Abbondante all'inizio, ma poi sbattiamo un poco su entrambe, chiaramente. Ok, perfetto. Panetto. Questo qui è un panetto che io ho congelato, composto dall'80% di farina Caputo Pizzeria Blu e il 20% di farina integrale. A me piace ogni tanto metterci un po' di farina diversa, così, per cambiare un po' il pasto. Non sono un pizzaiolo, però insomma, alla fine quel che conta è il risultato. Allora, come vi dicevo, portate sempre poca farina sulla pietra, per cui sbattiamo anche questo. Bene, prima cosa, pomodoro. Pomodoro io uso la Mutti polpa, comunque tolgo via un po' di liquido, perché altrimenti troppo liquido, anche quello si rischia che poi vada fuori e vada a finire sulla pietra e sporchi. Per togliere un po' di liquido io utilizzo questi colini qua. Lasciate, o eventualmente schiacciate con un cucchiaio, oppure lasciate che da solo coli giù il pomodoro.
Quando fate questo lavoro molto leggero, altrimenti schiacciate la pasta sulla paletta e poi dopo vi ritrovate che quando la dovete calare vi rimane attaccata alle palette. Poi abbiamo il prosciutto. Il prosciutto io lo metto sotto perché così non si brucia. Poi abbiamo funghi, questi io li prendo già lavati, tagliati e li metto direttamente in congelatore e li metto su direttamente anche congelati. Dopo qui abbiamo olive nere, carciofini. Ok, e per ultimo il formaggio. Io metto circa 70 grammi di formaggio. Questa è mozzarella per pizza. Io la trovo all'Eurospin, questa qua mi piace molto. È molto delicata, diciamo neutra. Poi un pizzico di sale e un poco di olio. Attendiamo che arrivi a temperatura, io inforno a 390 gradi e per misurare utilizzo questo. Vediamo quanto è. In questo momento abbiamo 320. Vi ricordo poi quando arrivo a temperatura 390, questo me lo permette il fatto che io ho installato il termostato, quindi riesco ad andare più di 400. Infatti tengo meno del 3, poco più del 2,5, in modo da arrivare a 390, che la luce è ancora accesa, vuol dire che la resistenza sta ancora scaldando. Appena 390 lo metto al massimo e così sono sicuro che lui durante la cottura non si spegnerà per quei 4 minuti, 3, 4, 5 minuti che ci vogliono per cucinare la pizza. La pizza dipende dall'impasto. Se io faccio con l'integrale mi ci vuole magari un minuto in più. Se uno fa soltanto con la pizzeria blu della Caputo e magari fa una margherita, in 2 minuti qualcosa è già pronto. Quindi vediamo di nuovo. 350. Ok, ci siamo. Allora ancora un attimo e poi in forno. Ok, adesso saremo sicuramente a 390. Allora alzo e porto sul 3. Vediamo di fare una cosa abbastanza veloce. Avete sentito? Quando io calo la pizza do un bel colpo in modo che col contraccolpo riesco nello stesso momento a staccare e a togliere le palette. Questa volta mi è venuta un po' troppo larga, sono andato un po' fuori dal bordo. Vediamo se riesce comunque a cucinarsi. Qui siamo un po' verso l'esterno. Adesso vediamo, di solito io non ho messo il timer perché altrimenti dà fastidio sentire durante la registrazione il timer. Comunque indicativamente da 1 minuto a seconda dell'impasto a 1 minuto e mezzo, 2 minuti. In questo caso con il mix che ho fatto con l'integrale
mi è venuta un po' più, l'ho fatta un po' più idratata e quindi ci mette un po' di più a cucinarsi, non si brucia subito sotto. Diamo un'occhiata. Sì, dai. Come dicevo prima, io mano a mano poi la ruoto in modo da rendere più uniforme la cottura superiore. Ci siamo quasi. Ok, a posto. Chiudiamo qua. Ecco qui il risultato. Beh, non è venuta male, dai. Vediamo se riesco a mostrarvi sotto come è venuta. Direi perfetta. Bene ragazzi, io vi lascio prima che si raffreddi, vi do appuntamento al prossimo video, farò nei prossimi video magari altre versioni di pizze che io faccio di solito. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!